A volte, in alcuni casi è raro, ma capita di non avere nulla di particolare da fare. Come riempire questo tempo? Ci lamentiamo spesso di non avere il tempo e quando lo abbiamo non sappiamo come impegnarlo. Ecco qualche suggerimento nel caso capiti questa situazione. Ciao, sono Roberto ed oggi parliamo di cosa fare quando non c'è nulla da fare. Non è sempre così frequente, ma può accadere, specialmente nei periodi estivi. 1. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti subito al nostro blog e al nostro canale YouTube. 2. Rileggi o crea le procedure che documentano come avviene la gestione delle utenze e dei ruoli in SAP, oppure, in generale, le SAP Security Guideline. Purtroppo, quando presenti, questi documenti non sono così aggiornati. Nel caso ci sia qualche tuo collega oppure degli esterni che debbano erogare un servizio, può essere importante avere questa documentazione aggiornata, così come in fase di audit interno oppure esterno. 3. Prova a capire quante richieste hai avuto nei mesi scorsi e cosa non ha funzionato, o perché su alcune di queste si è andati troppo lunghi. Prova a identificare la causa, trovando un possibile modo per evitare che accada di nuovo in futuro. 4. Estrai dal sistema di ticketing tutte le richieste ricevute per tipo e analizza le numeriche. Chi ha fatto più richieste, come singolo utente o come dipartimento? Quante ne sono state fatte nei mesi o negli anni? Questo può essere utile per capire se ci sono delle aree dove intervenire. 5. Durante il day by day può capitare di fare delle soluzioni temporanee. Segnarsele può essere utile per affrontare queste sistemazioni in questi momenti. 6. Fai un controllo generale del sistema o dei sistemi per quanto riguarda le autorizzazioni critiche. Tramite la transazione SWIM controlla che gli oggetti critici nel sistema siano assegnati alle sole utenze previste. Ulteriore suggerimento: salvati delle varianti o fatti un documento con la checklist dei controlli che fai, così la prossima volta sarai più veloce. 7. Se ancora non lo hai fatto, ipotizza come potresti correlare e gestire i log del sistema. Questo può essere utile nel caso sia introdotto in azienda un sistema di correlazione eventi, ad esempio un SIEM. 8. Prova ad immaginare dei contenuti che possono essere usati all'interno dell'azienda, newsletter, corsi di SuccessFactors o altro, per sensibilizzare le tematiche di protezione dei dati. 9. Pensa se tutti i controlli che svolgi siano automatizzabili. Oggi esistono diversi software sul mercato che ti aiutano a risparmiare del tempo. Calcola il tempo che impieghi tu a svolgere queste operazioni e valuta se queste soluzioni possono aiutarti a farti risparmiare del tempo, dedicandolo ad attività di governance e presidio più che di operatività. Fai una valutazione di costi e benefici dell'adozione di questi strumenti. 10. Prova ad immaginare una sequenza di azioni per migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi. Un piano di intervento basato sulle varie aree della SAP Security, applicativa, controllo del codice, infrastrutturale. Ne abbiamo già parlato in diversi video. Ecco, questi sono solo 10 spunti che puoi utilizzare come base di partenza in queste occasioni. Fammi sapere nei commenti se a tuo avviso ci sono altri punti da aggiungere. Se vuoi ascoltare altri contenuti di questo tipo, iscriviti al canale. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la security SAP. A presto, ciao!